Ah, sta registrando? Sì, sta registrando? Ok, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa è la seconda parte del video riguardante la tecnica dello short jigging. Avrebbe dovuto uscire già la settimana scorsa, poi tra una cosa e l'altra, impegni vari, non sono più riuscito a farlo, quindi ho caricato un vecchio video di quest'estate di un paio di lampughette, così giusto da metterci una pezza. Ma adesso eccoci qua e quindi via, iniziamo subito. Innanzitutto voglio cogliere l'occasione per fare a tutti gli auguri di buon anno, visto che alla fine siamo all'inizio dell'anno, iniziato da poco, quindi buon anno a tutti, che sia un 2020 pieno di catture, di tempo libero, delle cose che più vi piace fare, insomma. Questo è il mio augurio per l'anno nuovo, spero che sia un buon anno, mi prude l'occhio. Un buon anno per tutti. Quindi iniziamo, dove eravamo rimasti nell'ultimo video, cioè nel primo video della serie avevo parlato a grandi linee un pochino della definizione della tecnica dello short jig. Ho visto che è un video che comunque è piaciuto abbastanza, è stato anche emulato, quindi sono contento di ciò. Iniziamo subito a parlare dell'argomento principale, era il come, eravamo rimasti appunto al come, ovvero sia l'attrezzatura dello short jigging. Iniziamo con quella che è la parte fondamentale, che è la canna da pesca. La canna da pesca possiamo vedere, la possiamo vedere come sotto due punti di vista, come due scuole di pensiero. La prima è quella della canna da shoujing classico, quindi scuola, ovviamente la scuola giapponese, potremmo definirla così. Canne di manifattura giapponese sono canne solitamente che hanno una lunghezza compresa tra i 9 piedi e gli 11 piedi circa, un casting weight compreso tra poche decine di grammi fino ad arrivare anche a 200 grammi ed oltre. Ovviamente per chi sta iniziando non consiglio assolutamente questi estremi, direi che una buona tuttofare potrebbe essere una canna appunto compresa tra la lunghezza tra i 9 piedi e massimo 10 piedi. Io non salirei oltre i 10 piedi, sia per un discorso fisico, sia per un discorso che comunque, a meno che non abbiate degli spot che richiedono grandi distanze di lancio, o magari controllo particolare durante il combattimento, che avete bisogno di un pochino di leva in più, direi che una canna tra i 9 e i 10 piedi è un buon compromesso, sia per quel che riguarda le capacità balistiche, sia per quel che riguarda il comfort in pesca, che comunque sarà sempre più faticoso ovviamente rispetto a una canna da spinning più corta. Quindi queste sono le caratteristiche un po' a grandi linee di una canna da short jigging. Un'altra cosa, un'altra alternativa che posso citare sono anche delle canne non specifiche per short jigging, per coloro che magari proprio non sopportano una canna lunga, non riescono ad avere feeling con una canna lunga, o magari hanno magari dei problemi, vuoi all'articolazione, vuoi alla spalla, e una canna lunga non riescono a gestirla, e quindi possono anche pensare di utilizzare delle canne non specifiche per lo short jigging, che però nel caso appunto non vogliate utilizzare grammature estreme, possono adattarsi. Quindi delle canne di lunghezza compresa tra poco più di 7 piedi arrivare fino agli 8 piedi e 6, con un casting weight generalmente anche qui che va da poche decine di grammi fino ad arrivare generalmente 80-100 grammi al massimo. Queste canne con queste caratteristiche sono di solito canne che le grandi ditte di pesca indicano come canne per spinning offshore, quindi spinning dalla barca. Sono canne solitamente anche qua di produzione giapponese, c'è anche qualcosa del mercato americano. Canne appunto più corte, generalmente hanno un innesto offset, ovvero un blank che si va ad innestare su un tallone. Queste possono essere anche un'alternativa appunto per i motivi che ho detto prima, per coloro che proprio non riescono ad avere un feeling con le canne lunghe, ma soprattutto per coloro che hanno come target l'utilizzo di tutti quei metal jig classici da casting, intorno un peso compreso tra i 40, 60, 70, 80 grammi al massimo. Generalmente sono appunto i classici jig da mangianza,
che vanno molto bene e si riescono a animare anche molto bene. Mentre invece se volete utilizzare piuttosto long jig, grammature più importanti, direi che la scelta migliore ricade sempre sulla canna da short jigging classica, quindi lunghezze maggiori e un'azione specifica studiata appunto per la tecnica. Allora, a questo punto qualcuno di voi dirà: ok, ma quale marchio devo comprare, quale modello di canna devo prendere, su cosa devo andare, consiglia qualcosa. Allora, dal momento che questo è un video specifico e non generico, non avrebbe assolutamente senso parlare di brand o di modelli specifici, anche perché ovviamente non avendo io un budget di riferimento su cui fare affidamento, avrebbe anche poco senso parlare di modelli o marchi. Quello che posso dirvi sicuramente come consiglio è di andare magari un po' a spulciare tutti i vari siti delle case. Ovviamente una volta che avete in mente più o meno un budget, andare a spulciare un po' tutte le caratteristiche di quelli che sono i maggiori brand costruttori di canne, magari poi andare anche un po' sui negozi online, guardare, farvi un po' un'idea dei vostri prezzi, a quel punto scegliere in base a quelle che sono le vostre disponibilità economiche. Quindi qui facciamo un'altra piccola premessa che è la seguente: una canna di fascia alta o molto alta è ovvio che avrà delle caratteristiche sia costruttive che di materiali, quindi il blank o l'anellatura, la cura nei particolari, l'azione, la leggerezza, la potenza, tutto quello che volete, superiori rispetto ad una canna magari economica. Questo però non vuol dire che la canna economica sia totalmente da scartare. Se siete all'inizio, non avete esperienze e volete appunto avere una piccola infarinatura, cercare di avere un primo impatto con la tecnica, non è assolutamente necessario andare sul top di gamma. Non è la canna che vi fa catturare il pesce, la canna vi aiuta magari nell'animazione, vi aiuta anche in pesca, ovviamente avrete un piacere maggiore in quella che è l'azione di pesca, perché magari una canna di fascia alta sarà un po' più leggera, un po' più bilanciata, insomma tutte queste cose che però appunto non vi faranno catturare più pesce. Dovete sempre metterlo voi il savoir faire, come si dice, di prendere qualcosa, quindi non vi fissate sul fatto che bisogna avere per forza l'attrezzatura di fascia alta o altissima. Quella è una cosa che poi magari se la pesca vi piace, con gli anni, piano piano, step by step, un gradino dopo l'altro, arriverete magari a quella canna lì. Però se ovviamente all'inizio non avete voglia, non avete la possibilità di spendere cifre astronomiche, restate su una canna di fascia medio economica e vedrete che anche con quella arriveranno delle belle catture se vi impegnate e andate a pescare con costanza e assiduità. Questa è la cosa più importante, la cosa che conta più di tutti. Un altro consiglio sicuramente che posso darvi è anche se appunto non avete voglia di spendere grandi cifre, state attenti, evitate da un altro lato di risparmiare troppo, di cercare il risparmio a tutti i costi. Quindi preferite magari un modello conosciuto, di brand conosciuti, e eventualmente acquistandolo in un negozio che sia un negozio reale, un negozio su internet. Cercate di prenderli in posti sicuri, quindi che vi offrano una garanzia, che vi offrano l'anno o più di garanzia a seconda delle case, così in caso di problemi, in caso magari di pezzo difettoso, di qualsiasi problema, avrete qualcuno su cui contare, su cui affidarvi. Cercare di risparmiare tutti i costi, acquistare magari in Cina perché avete trovato la canna, oppure in quel mercatino lì perché la roba cinese da pochi euro, rischiate di risparmiare qualcosa subito e poi al primo problema siete veramente nello sterco, ecco, diciamo nello sterco. Allora, quindi l'argomento canna più o meno l'abbiamo visto. Adesso passiamo a quello che è il secondo oggetto più importante del nostro complesso pescante, che è il mulinello. Il mulinello
potrebbe, anzi non potrebbe, andrebbe bene anche un qualsiasi mulinello da spinning medio pesante, quindi un mulinello che a seconda delle marche, dei brand produttori, a differenza delle canne, i brand produttori di mulinelli si contano alla fine sulla dita di una mano, sono davvero pochi, non starò neanche qua a citarli perché ovviamente il video è un video generico, quindi non starò a mettere marchi, cose, modelli. Però appunto a seconda dei brand costruttori, le taglie che possono andare bene per uno short jig mediterraneo medio, o per chi magari vuole iniziare, appunto per un principiante, direi che possono andare solitamente dal 4000 a 6000/8000, a seconda appunto, come ho detto prima, dei marchi. Quindi un mulinello di un peso compreso tra i 400/600 grammi, indicativamente, attenzione, poi magari qualcuno uscirà, no, perché quel mulinello lì pesa così, indicativamente, un discorso generico, quindi prendete tutto un po' con le pinze. Quindi un mulinello con questo peso, quello che vi consiglio, una capienza di almeno un 300 metri di P2,5, che se non vado errato dovrebbe essere 24-25 mm, se non mi ricordo male, 0,24-0,25 mm. Un buon drag, una buona frizione, questo è importante, che sia progressiva, che chiuda almeno 10 kg. 10 kg, fidatevi, sono più che sufficienti, forse tranne che per il tonno rosso d'Italia, per tutte le cose che si possono trovare in Mediterraneo da terra, 10 kg reali di drag sono più che sufficienti. Non state a fissarvi, no, perché quel mulinello lì se non ha 20 kg, gente parla di 15 kg, 20 kg, non sanno neanche cosa stanno dicendo. Quindi 10 kg difficilmente li usate in scogliera, con poca stabilità, già a chiudere 7-8 kg reali a seconda del pesce che avete in canna su una fuga, se non siete veramente ben piantati rischiate di volarvene in acqua. Quindi 10 kg fidatevi che sono più che sufficienti. Quindi una frizione di questo carico che sia progressiva, ovviamente una buona costruzione, una buona solidità in generale. Cos'altro dire? Rapporto di recupero, sì, qualcuno preferisce mulinelli più veloci, qualcuno magari mulinelli un po' più lenti che dovrebbero essere sulla carta più duraturi. Questo è un discorso che secondo me dipende anche un po' dal vostro stile di pesca, quindi vedete un po' voi. Io personalmente preferisco mulinelli un po' più veloci, ma trovo che anche un mulinello con un rapporto di recupero più lento possa andare benissimo, quindi vedete un po' voi, decidetevela un po' voi questa cosa qua del mulinello. Come per le canne, un altro consiglio che vi posso dare: date un po' un'occhiata ai vari siti, ai vari negozi online e non, guardate un po' i prezzi, fatevi un po' un'idea. Lo stesso discorso che ho fatto per la canna, va bene risparmiare se non siete sicuri di continuare, o se magari non avete voglia di spendere o non avete la possibilità, ma evitate di risparmiare troppo, cioè cercate un prodotto che sia affidabile e conosciuto. Quindi se vedete magari sul sito cinese il Saltella 5000 a 49,90 €, lasciatelo lì dov'è, piuttosto prendetevi un mulinello conosciuto da 100, 150, 200 euro. Già con una cifra così, tra i 100 e i 200 euro, vi portate a casa un mulinello solido che vi terrà compagnia per parecchio tempo. Garanzia, anche qui come la canna, fondamentale. Se potete, acquistate in un negozio che vi offra la garanzia. Ancora più importante secondo me che il discorso canna, il discorso mulinello, la garanzia del mulinello, perché tutte quelle parti soggette ad usura e a ossidazione, come possono essere il cuscinetto del rollino guidafilo o altri vari cuscinetti messi nel corpo del mulinello, spesso e volentieri con la salsedine si ossidano in breve tempo. Questo succede anche nei modelli di fascia alta, però con la garanzia voi avete un negoziante o comunque un foglio di carta su cui poter fare affidamento quando appunto verrà fuori, magari vi auguro di no, ma nel caso venisse fuori un problema, avete qualcuno su cui potervi rivalere. Mentre invece acquistando all'estero, acquistando in siti semi sconosciuti, magari trovate l'affare, dite ah wow, ho risparmiato, guarda, 50 euro. Al primo problema però ci dovete mettere le mani voi, mettere le mani al portafoglio e prendere i ricambi voi, quindi pensate un po' bene anche a questo discorso. Abbiamo quindi parlato della canna, del mulinello, adesso parliamo di quello che sono
gli accessori vari ed eventuali, quindi trecciati, cose varie. Il trecciato, direi che non c'è bisogno di un prodotto specifico, un qualsiasi buon trecciato da spinning va bene. Come libraggi, come PE, io vabbè sono più abituato a parlare di PE rispetto a libraggio, quindi come PE solitamente io utilizzo PE che vanno da PE 2 a PE 4, direi che per chi inizia un PE 2,5/3 va benissimo. Vedete un po' voi, anche qui i marchi sono davvero tantissimi, quelli affidabili più o meno si conoscono tutti. Se potete un multicolor, quindi un trecciato che cambia colore ogni 10 metri, è sicuramente preferibile, vi darà un'idea indicativa della profondità in cui state lavorando, magari anche per evitare un incaglio, per riuscire a fare lavorare il jig in una determinata fascia d'acqua. Un PE multicolor è sicuramente consigliabile. Basta, argomento PE direi che, argomento trecciato direi che è stato più che snocciolato, quindi accessori piccoli, vari ed eventuali. Allora, questo è un discorso molto importante, che siano assist o che siano solid, ma soprattutto split ring, badate bene di cercare prodotti di buona qualità, soprattutto per lo split ring. Lo split ring credo che sia forse uno degli anelli più deboli di tutta la catena, perché molti non ci fanno caso, dicono vabbè sì, uno split vale l'altro. In realtà non è così. Un buono split deve avere un acciaio abbastanza tenace, che resista alle sollecitazioni, quindi cercate di andare su dei marchi conosciuti ed affidabili e restate sempre un pochettino, cercate di andare un po' oltre come pensiero a quello che è scritto sulla confezione. Quindi se voi ad esempio avete un complesso diciamo di trecciato barra fluorocarbon che va sulle 40 libre, non pensate che utilizzando ad esempio uno split di 60 libre non avrete problemi di apertura o di rottura, perché dovrebbe cedere prima il trecciato, no? Se il trecciato è 40 libre, voi usate uno split da 60, a regola con un pesce che tira, si romperebbe prima il trecciato, no? No? No, non è così. In realtà tante volte mi è successo di aprire split anche con di diverse libre superiori a quello che era diciamo il calcolo completo del mio complesso pescante trecciato fluoro. Quindi se voi avete un trecciato magari da 40 libre, 30-40 libre, usate tranquillamente anche uno split da 90-100, non abbiate paura, andate sempre un po' oltre, perché purtroppo nella pesca a volte succedono delle torsioni, delle leve strane, che è anche una cosa che in teoria sulla carta non dovrebbe succedere, poi succede. Quindi andate, maggiorate bene le cose e andate su prodotti affidabili. Magari in questo caso spendete qualcosina di più, ma andate su prodotti affidabili. Anche qui non faccio nomi perché non avrebbe senso, ma le marche più conosciute più o meno le sapete tutti quali sono. Quindi abbiamo parlato di canne, mulinelli, accessori. Direi che per ora va bene così, anche perché sennò il video durerebbe una vita e poi la gente si annoia e si addormenta, e non voglio farvi addormentare. Quindi abbiamo finito, anche perché io sì, mi sto annoiando anch'io, quindi no, sto scherzando. Quindi abbiamo finito e spero che il video vi sia piaciuto, Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettete like, che mi fa piacere, e vediamo la prossima volta di trattare di nuovo qualche argomento sempre inerente alla cosa, ancora un paio di cose che voglio dirvi, e poi ovviamente arriveranno di nuovo video di pesca, azione, perché quelle sono le cose più importanti, bisogna anche un po' pescare. Pesca è pratica e non solo grammatica. Quindi ciao a tutti ragazzi, buona serata, buona giornata a seconda dell'ora come siete, passatevela bene e alla prossima.